Buongiorno, oggi facciamo l'ennesimo video con il consiglio per sostituire i termini tradotti con i termini che sono presenti nella Bibbia in ebraico, onde evitare discussioni. Sapete che questo è l'obiettivo fondamentale di questa serie di video. Vi chiedo scusa per la voce piuttosto bassa, ma io amo molto andare a camminare in montagna e sono andato ovviamente anche in questi giorni in cui c'era un'aria molto gelida. Siccome mi piace fare una camminata sportiva, quindi accaldato, sudato, insomma l'aria ha fatto il suo mestiere, però sono certo, anzi spero, insomma, quantomeno che riusciate a capirmi bene ugualmente. Ecco, io vado a camminare molto in montagna proprio perché, diciamo così, ritengo di avere un po' uno spirito sportivo, ecco, e tra l'altro l'andare nei boschi, l'andare nei prati, andare in quota serve anche a soddisfare le mie esigenze di spirito naturalista, cioè spirito di una persona che ama stare appunto all'interno dell'ambiente naturale, nei prati, nei boschi, tra le rocce, con gli animali. E quindi oggi, come avete capito, parleremo di spirito. Tra l'altro questa torretta che vedete non è per oggi, ma è per il prossimo video in cui vi parlerò del Malach, cioè degli angeli, e vi farò vedere anche delle traduzioni molto particolari, molto curiose. Parliamo di spirito e in particolare quindi parliamo di questo. Però ne parliamo in un modo molto semplice, perché io a questo ho già dedicato molto spazio all'interno dei 2 video che ho dedicato alle macchine volanti, dove ho parlato appunto dei vari mezzi utilizzati dagli Elohim, tra i quali c'è Ruach, Kavod, eccetera, eccetera, e quindi oggi voglio farvi un racconto un po' particolare. E per farlo vi faccio un esempio, così almeno siamo subito molto chiari. Diciamo così, qualche giorno fa io mi sentivo un po' giù di morale, un po' giù di spirito, e quindi per tirarmi su sono andato a trovare un amico che è una persona molto divertente, una persona che ti fa star bene, è una di quelle persone che si dice è una persona di spirito. Lui ha un hobby che è quello di distillare lo spirito dalle vinacce, e quando sono andato a trovarlo lui lo stava proprio facendo, e quindi distilla lo spirito dalle vinacce per ottenere la grappa. Abbiamo parlato, vicino a casa sua c'è una costruzione settecentesca che si dice essere abitata da un fantasma, per cui ci sono persone che dicono che di tanto in tanto vedono uno spirito vagare tra quei ruderi. Tra l'altro questa persona, un po' come me, è uno spirito sportivo. Lui però ha una differenza, è più adatto agli sport di gruppo. Perché? Perché lui sa costruire lo spirito di squadra ed ha anche un forte spirito di sacrificio, per cui si impegna molto. Allora, come avete visto, io in questo brevissimo racconto ho usato molte volte la parola spirito. E come avete immediatamente capito, senza necessità di spiegazioni, la parola spirito si è presentata nel corso del racconto con tutta una serie di significati diversi. Perché? Perché la lingua italiana è una lingua polisemica, come tutte le lingue, compreso l'ebraico. Quindi molti termini ebraici portano in sé più significati, cioè, come si usa dire, hanno un'area semantica molto vasta. Ora, noi, nei confronti di quel racconto che vi ho fatto un attimo fa, potremmo fare 2 scelte. 1. Scegliere che quel racconto è inserito, ad esempio, in un libro che parla di fantasmi, per cui a priori io decido che ogni volta che uso il termine spirito, lì c'è il significato di fantasma. Però voi capite che se faccio così, ogni volta che uso la parola spirito, dovrò spiegare che in realtà vuole dire fantasma, però io utilizzo delle allegorie, utilizzo delle metafore. Per esempio, quando dico che il mio amico distilla lo spirito dalle vinacce,
Beh, è chiaro che non dico che distilla il fantasma dalle vinacce per ottenere la grappa, è chiarissimo, ma siccome ho usato la parola spirito sarò costretto a utilizzare degli strumenti retorici per spiegare come mai invece di dire fantasma ho detto spirito. Ora, tutto questo può essere tranquillamente evitato, anzi, deve essere evitato perché è discussione inutile, lasciando sempre la parola spirito e semplicemente stando attenti al contesto nel quale ogni volta questo è inserito. La stessa cosa vale per la Bibbia. Noi dobbiamo semplicemente stare attenti al contesto nel quale è inserito ogni volta il termine ruach. Perché la lingua ebraica, esattamente come l'italiano, è una lingua polisemica. Ora, quello che io non capisco, anzi meglio capisco il perché, è che questa polisemia della lingua ebraica viene utilizzata quasi come se fosse una situazione unica, un qualcosa di misterioso, un qualcosa quasi di magico, per cui nell'ebraico bisogna andare sempre alla ricerca di chissà quali significati, ma tutto questo, guarda caso, lo si fa per arrivare sempre ad affermare un significato unico. Cioè, quando si usa il termine spirito, si intende in ebraico lo spirito di Dio, lo spirito di Yahweh, lo spirito del Signore. Allora noi, esattamente come nel racconto che vi ho fatto, invece di impelagarci in discussioni inutili, dalle quali vi garantisco non si esce, perché le posizioni non cambiano mai, perché chi vuol dire che Ruach significa sempre soltanto spirito, inteso in senso teologico, non accetterà mai che Ruach possa avere altri significati. E invece noi cosa facciamo? Con serenità, con tranquillità, ogni volta che in italiano, o insomma nelle lingue nostre, troviamo la parola spirito, spirito di Dio, spirito del Signore, noi lo sostituiamo con Ruach e non ci chiediamo qual è il significato. Lasciamo Ruach e semplicemente stiamo molto attenti a ciò che il contesto di volta in volta dice di quel Ruach. Esattamente come abbiamo fatto per il raccontino in italiano, sul quale è evidente che non c'è necessità di discussioni, a meno che a priori non si voglia inserire un significato unico, il che è un comportamento e sarebbe un comportamento assolutamente sbagliato e incomprensibile. Allora noi, quando troviamo spirito, spirito di Dio, spirito del Signore, lo sostituiamo con Ruach, così facciamo come al solito una lettura rispettosa della Bibbia, una lettura che non richiede discussioni, ma una lettura che inserita nel contesto di volta in volta ci aiuta perfettamente a capire a che cosa si riferivano gli autori biblici ciascuna volta in cui utilizzavano questo termine. Ciao, grazie e alla prossima.